Giorno 9 di 11. Sto bene al mare. Benvenuti su Sì Vloggia. Stamattina è il penultimo giorno di vacanza completo, il terzultimo a dire la verità, se non consideriamo l'ultimo, dove andremo a casa. Stamattina giornata molto tranquilla, sono le 8:45, 9 meno un quarto, e stiamo partendo per andare a farci una bella giornata rilassante al mare, perché dopo ieri siamo veramente cotti al 100% e non abbiamo assolutamente voglia di fare nulla, e quindi perché non andare un po' al mare? La costa slovena è piccolissima, è cortissima, ma è anche molto bella. Ora sto cercando su Google delle spiagge poco trafficate, perché sincero di andare in spiaggia con così di gente non ne ho assolutamente voglia. Voglio andare lì, rilassarmi un po' e poi stasera vediamo se fare qualcosina dopo una bella giornata di relax. Intanto andiamo, che abbiamo un'ora e 40 di macchina da fare. Qua siamo arrivati sulla costa della Slovenia. Là c'è un porto, non so se sia il porto di Isola o di Isola o di Pirano, non so che porto sia, però da qualche paese qua. E ora noi andiamo al mare ad Ankaran o Ankarano, perché è il posto meno affollato teoricamente. Qui siamo già a Trieste, perché stiamo facendo dei metri con la macchina per andare a vedere se c'è una cuffia per mio fratello, e torniamo a Trieste. Ah no, c'è il porto. Qui siamo a Muggia. Sì, è vero, era andato a Sanremo. Comunque qua siamo proprio in Italia, perché strade piene di buchi, rotonde tenute malissimo. Ma guarda che schifo, che schifo. Vabbè, ci sono molto più lavoro. E niente, siamo stati alla Decathlon a comprare mio fratello, ora torniamo in Slovenia e un quarto d'ora di macchina andiamo alla spiaggia a andare prima. Un'altra parte. Eccoci che stiamo rientrando, questa qua, Oppure quello qua di è la Sonic, frontiera il cattivo. che è Non è chiusa. la frontiera al Pentinaio. No, questa qua è la frontiera che è chiusa. Mamma. E qua Mamma, stiamo vado- arrivando, mamma. anzi siamo entrati in Slovenia. È la frontiera lì. Sì. Eccoci qua nel parcheggio della spiaggia di Ankaran. Ci sono anche tanti italiani che vengono qua a fare il bagno, quindi vuol dire che il mare è più bello qua che dall'altra parte. Ci sono diverse spiagge qua, ce n'è una lì in fondo, ce n'è una là. Adesso vediamo in quale andare. Il parcheggio costa €1 all'ora. Il parcheggio si paga anche con Easy Park se volete, quindi non c'è nessun tipo di problema se andate in una spiaggia un po' più lontana e volete allungare la sosta. Comunque qua è bello perché là c'è Trieste, quello là è il castello del Miramare, là dietro c'è Venezia, e invece poi la costa slovena è lunga solamente 47 km. Ciò significa che là in fondo c'è Pirano e dietro c'è già la Croazia. È già la mezza, perché se andate per ancora a girare un po', saremo qua 3-4 ore, poi vediamo se abbiamo ancora voglia di andare a vedere qualche cosa, oppure se torniamo direttamente a casa. Qua c'è una spiaggia lì, adesso andiamo lì. Intanto l'acqua è abbastanza bassa. Questo è bello perché qua c'è un parco, quindi a mangiare si può mettere un lettino qua, o comunque se avete un play dovete mettere una cosa qua e mangiate. È tutto pulitissimo perché l'accesso ai cani qua non dovrebbe essere vietato, ma la gente qua è civile, non come in Italia, quindi lo schifo lo tolgono. E qua c'è un bel parco, quindi è tutto pubblico e non c'è nessuno, cioè qua è pubblico, quindi è gratis. In Italia qua sarebbe già 50 euro al giorno. E poi non c'è nessuno in questa spiaggia qua, magari non è neanche bellissima, però almeno non c'è nessuno. Andate a Pirano dall'altra parte, c'è così pieno di gente, e dovrebbero anche esserci le docce da qualche parte, però non so se siano ancora, perché qualcuno ha scritto che erano chiuse, però boh, non lo so, vedremo. Quello là in fondo è il confine di stato, saranno 2 chilometri per il confine italiano. Oggi c'è un po' di aria calda, però qua sotto all'ombra che sta di un bene assurdo. Qua la spiaggia è tutta di rocce, e
e l'acqua non è fredda, l'ho provata prima, non è fredda, si tocca anche fino a là. Questo qua è il mare Adriatico, questo lato qua è molto più bello, anche se qua è un po' sporco, ma è molto più bello. Invece a Rimini penso che fino là in fondo c'è quella barca tocchi, perché Rimini rimane poi là sotto, dietro là sotto rimane poi Rimini più o meno. Allora, qui dietro alla spiaggia c'è un po' di parco, per non dire tanto parco, tutto gratis, ci sono anche in fondo i bagni pubblici, là sotto poi vi faccio vedere, ci sono le docce, e qua si può scegliere un posto all'ombra, non c'è, praticamente c'è pochissima gente dove poter mangiare. Adesso vediamo. Eccoci qua all'ombra, non c'è un cane, si sta da Dio, tutto pulito per terra, proprio 2 km dal confine, qua tutto pulito. In Italia era tutto, non dico tutto sporco, ma quasi. Guardate qua, tranquillità. Qui secondo me una volta c'era uno stabilimento balneare, perché è troppo, diciamo, grosso per essere una cosa così a caso. E adesso tra poco vado a farmi un giro, adesso vado a farmi un bagno. Questa qui è la spiaggia di Punta Grossa, che poi in realtà è abbastanza piccola, spiaggia Lazzaretto si chiama, e poi continua fino là finché arriva alla vera spiaggia di Punta Grossa, che è qui. Siamo a Tancarano, come vedete, e niente, c'è Pirano, perché qua c'è Capodistria, qua c'è Isola, e Pirano, che è il posto più famoso qua, si trova qui. E questa è una spiaggia, appunto, vedete, molto poco frequentata da chiunque. Sono tanti sloveni però, quindi vuol dire che qua, diciamo, loro sanno che qua non c'è tanta gente, quindi vengono. Se andassi a Pirano adesso, sederti qua è impossibile. E intanto si sta anche ritirando la marea, perché guardate qua, è più bassa di stamattina l'acqua. Qui una volta c'erano delle docce, qui non so cosa ci sia. Ah, c'è, forse era un posto dove una volta magari facevano quando era aperto, sì, probabilmente degli spettacoli, delle cose. Qui c'è uno scuotoio dove potete cambiarvi senza essere visti da nessuno. Qui forse era un bar, o comunque un posto, o magari per prendere tipo, non so se c'erano i biglietti per fare la sdraio, o forse era un barbuccio o qualcosa del genere. Qua si sono andati a disturbare la gente, ma c'è un parco. Qui c'è un tipo che vende i gelati, poi là in fondo sono i bagni, c'è uno per le donne e uno per gli uomini, entrambi sono per invece quelli disabili. Là è Trieste, Venezia tipo là dietro, là c'è Rimini, e questa, lì ci sono le docce. La spiaggia qui è vietata ai cani, quindi non si possono portare, potrei dire anche meno male, perché sinceramente fa anche un po' schifo. Doccia che è gratis, ma va solo ad acqua fredda, quindi occhio, perché è gelata, molto gelata. Non c'è il bagnino perché la spiaggia è pubblica, quindi la bagnazione è a vostro rischio e pericolo. Ci sono diversi bidoni, diversi punti dove cambiarsi. Qui sopra c'è il parco, ora salgo lì sul parco, vediamo, così non disturbo anche qua la gente che mi guardano già come se fossi un extraterrestre. Poi qui tanto si può anche campeggiare, perché vedete che c'è della gente che si è messa a campeggiare. Qui forse erano dei bungalow, perché questo qua secondo me è un campeggio dismesso, vedete, poteva esserci tipo il ristorante. Lì c'era dove andavi a prendere, insomma, le chiavi, perché lì sono tutti bungalow, un campeggio dismesso questo, sì. E qua hanno installato i bagni pubblici, che sono gratis e sono quelli che funzionano. Poi vedete, nel fondo c'è tutto lo spazio per giocare, che era una volta secondo me del campeggio, che poi è stato dismesso. Vediamo un po' da dietro. Poi tra l'altro non è tanto che è chiuso, perché c'erano ancora delle pubblicità del 2023, quindi devo dire che nel 2023 era ancora aperto. Vedete, c'è ancora qua la roba per aiutare l'Ucraina, che aveva iniziato l'altro ieri, quindi nel 22-23
quel campeggio era ancora aperto, l'ha chiuso l'anno scorso secondo me. Però effettivamente vedendo la gente che c'è, non so quanto potesse effettivamente lavorare. C'è un signore che mi ha cacciato, quindi forse c'è ancora qualcosa. Il campeggio è sicuro chiuso perché non c'è nulla che è acceso, quindi è chiuso, però faranno ancora qualcosa perché quel signore mi ha cacciato, quindi forse l'area tipo per il campeggio, non so cosa ci sia qua perché il campeggio è chiuso, ma c'era uno che mi ha cacciato, quindi secondo me qualcosa lo fanno. Qua sono i bagni. Qui in realtà qualcuno c'è, quindi forse non è neanche chiuso tutto. Però queste case qua tipo sono chiuse, che c'è la cosa lì non riesco a capire se è chiuso o se è aperto sto campeggio. Là c'è un parcheggio, sarà aperto? O qua sono case private, non lo so, perché qua i bungalow sono chiusi. Non riesco a capire. Se non vorrei farmi di nuovo che viene tipo a cacciarmi, però teoricamente qua si può passare. Non riesco veramente a capire se qua è aperto o se è chiuso. Quello che capisco è che qua c'è il mare e che c'è un vento che ti porta via, ma che si sta di un bene che là cosa c'è che non so capire, anche qua, anche là, tutte queste boe lì in mezzo non so capire cosa sono. Un po' di cose strane qua in zona. Allora, tecnicamente la punta reale dove c'è indicata su Google Maps la spiaggia è questa qua, perché più in là non si può andare. E più o meno dalle foto era così, quindi secondo me è questa qua. Perché dalle foto si vedeva che c'era questa scalinata qua che portava giù e poi c'era il ponte, quindi secondo me questa qua è la vera punta, però comunque da qua in giù è tutta spiaggia molto ben balneabile. L'acqua è un po' sporca, però non c'è nessuno, è molto ben balneabile, ci sono i bagni, le docce, tutto gratis. L'unica cosa che pagate è il parcheggio di €1 all'ora, per cui molto interessante. Cioè qua in Italia sarebbe tutto privatissimo e per entrare ci vorrebbero 10 euro al giorno, quindi tanta roba, visto che l'Italia è letteralmente là. E questo è il campo da basket che una volta era o è del campeggio, non si riesce a capire. Qua c'erano delle docce dismesse e dei lavandini. Qua mi sa un po' di posto inquietante, ma allo stesso tempo no, non riesco a capire niente di qua. Qui sotto ci sono dei nonnini che bevono una birra e qui era un'altra struttura penso del campeggio. Anche qua interessante, molto interessante. E comunque visto che è pieno di triestini che vengono qua a fare il bagno, quindi vuol dire che è una spiaggia molto piena di sloveni e di triestini, quindi le persone del posto qua vengono, quindi che si sta molto bene. E vuol dire anche che in Italia, dalla parte diciamo dopo Trieste, non c'è niente a fare il bagno, perché se tutti vengono qua o quasi, un motivo ci sarà. Piccolo appunto di storia sulla costa slovena. Infatti la Slovenia possiede una fascia costiera minuscola sull'Adriatico settentrionale, corrispondente a parte del Golfo di Trieste, ed è lunga solo 47 km. Le principali città costiere, Capodistria o Koper, Isola o Izola, Piran o Pirano in italiano, sono state sotto il controllo della Repubblica di Venezia per diversi secoli, il che spiega l'architettura veneziana e la storica presenza della minoranza italiana. L'entroterra era già abitato da popolazioni slovene. Dopo la caduta di Venezia nel 1797, la zona entrò a far parte dell'impero ausburgico, poi austro-ungarico, come parte del litorale austriaco o Küstenland. Capodistria e l'area circostante divennero un importante sbocco marittimo dell'impero. Dopo la prima guerra mondiale e la caduta dell'impero asburgico, la zona costiera e gran parte dell'Istria e del Friuli vennero annesse al Regno d'Italia. Dopo la seconda guerra mondiale, i confini vennero ridisegnati e la zona costiera istriana fu divisa. La parte che oggi costituisce la costa slovena fu assegnata alla Jugoslavia. Ok, ma se è così corta, non potevano darla all'Italia o alla Croazia? La risposta è sì, potevano, ma non hanno voluto farlo. Intanto l'Italia perse la seconda guerra mondiale e quindi aveva il potere decisionale di mia nonna in carriola. E quindi
gli vennero assegnati solamente i territori dell'attuale Friuli Venezia Giulia, mentre i territori dell'Istria che erano in mano all'Italia vennero dati alla Jugoslavia. La Jugoslavia, per non scontentare nessuno, decise di dare il mare a tutti i paesi, tranne la Serbia, che però aveva le più grandi ricchezze minerarie. Alla Slovenia diedero solamente quel piccolo pezzettino, poiché era l'unico tratto che era a maggioranza slovena come popolazione. La Slovenia si accontentò, qui costruì poi il porto di Koper, che è tutt'oggi operativo e molto importante per la sua economia, e nel 91, quando dichiarò l'indipendenza della Slovenia, ma anche la Croazia, proprio quest'ultima non fu contenta dei confini e chiese alla Slovenia un pezzo di costa vicino a Pirano, che riteneva suo, però dopo un po', alla fine, dopo vari accordi, si sono accordati e quella fascia costiera è rimasta sotto il controllo sloveno. Allora ragazzi, sono le 5, dovevamo andare via mezz'ora fa, ma poi è arrivato uno sloveno che ci ha parlato mezzo in italiano, mezzo in inglese, era un po' tipo particolare, che ci ha spiegato dei suoi viaggi in Sri Lanka, alle Seychelles, a Zanzibar, e niente, abbiamo perso mezz'ora. Volevamo fermarci a vedere un paesino, ma detto proprio sinceramente non abbiamo nessun tipo di voglia, ne abbiamo 2 ore da macchina di farci per andare a casa, sono già le 5, quindi arriviamo di nuovo alle 7, quindi andiamo a casa. Eccoci nella nostra lussuosa villa, mia madre sta preparando da mangiare per stasera, mangeremo degli hamburger, l'insalata che abbiamo comprato al supermercato e la torta che abbiamo comprato anche lì al supermercato. Adesso vado a farmi un giro qua a vedere un po' com'è la vita qua. Qua c'è la pista ciclabile G10 che di là va a Zuzenberg, dove c'è un castello, mentre di là va a Krka. Ora io volevo andare a vedere la chiesa, però è già troppo tardi, non so se riesco ad arrivare prima di mangiare. Questo vuol dire non dar da mangiare agli animali, perché mangiano già, poi diventano troppo obesi e non va assolutamente bene. Guardate anche qua tutto ben tenuto lungo le strade, adesso vabbè c'è un po' l'erba alta qua, ma cioè in Italia sarebbe alta così, cioè tutto ben, la legna ordinato, ne ha buttata tutta a caso lì, invece in Italia è tutto a caso, guardate, tutto molto ordinato. Poi vero anche che sono molto slavi come popolo, quindi diciamo che notoriamente gli slavi sono ordinati e precisi, però cioè, è molto più bello tenuto così che non tenuto tutto alla cazzo come in Italia. Mi ha fatto mezz'ora di macchina in Italia stamattina, minchia, sembrava di essere in Africa. Tum 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 tum, solo dei buchi. Qua io da quando sono, cioè, non ero più abituato, da quando sono in Slovenia io non prendo più un buco in macchina, cioè non l'ho mai preso. Invece in Italia 100 metri dopo il confine, tum 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 tum. E vabbè, ci sono tante cose belle in Italia, ma tante cose brutte. Cioè questo è un paesino a caso, ok? Quindi non è che qua tengono bene lungo le strade principali. Tipo in Italia comunque le strade principali, le autostrade sono decenti. Qua siamo in un paesino a caso di 100-300 abitanti e tutto tenuto benissimo, tutto pulito, non c'è una sigaretta per terra neanche per sbaglio. Qua una via del genere in Italia, so, ci saranno 100 sigarette per metro quadro più o meno. Qua è tutto bello. L'unica cosa non bella sono io che giro in costume con le signore anziane che mi guardano, come per dire, ma che problemi ha questo? Certo è un po' un mortuario perché non c'è in giro nessuno, però ci sta. Guardate che bello! Il Krka! Il fiume Krka! Qui c'è
un vecchio mulino che gira. L'acqua è un po' particolare, sporca di alghe, però suggestivo. Poi vediamo di non essere investiti. Però no, alla chiesa non riesco ad arrivare perché tra poco mangiamo, quindi mi sa che vado ancora un pezzo avanti e poi se non la vedo vicina torno indietro. Aia, qui i lavori stanno un po' fermi, Prima volta che vedo delle case non completate. Ah, la chiesa è lì, vabbè, allora ci arrivo, altro che. Qui Trigovina è un supermercatino. Qui cosa c'è? Un ristorante? No. Pecarna. Non lo so cosa sia. Ah, boh, non ho idea. Non ne ho la più benché minima idea. Anche lì due case, non secondo me la stessa ditta che boh sarà evidentemente fallita. Lì però c'è una macchina, ma la casa non è completata. Svkozma in Damiano, sarà la chiesa di San Damiano allora. Di qua si va a Grospuglie. La chiesa tra l'altro è ancora aperta. Guarda qua, questa qua è la chiesa. Tutti i giorni vediamo dal nostro appartamento. Questa è tutta credo la provincia di Krka. Se è una provincia, non lo so. Potrebbe anche essere. Vedete qua c'è Ivančina Gorica, dove andiamo a comprare sempre da mangiare e dove si entra poi sulla 2 dove c'è il benzinaio. Noi siamo qua a Krka, precisamente qua. E niente, questa qua è tutta la zona. Qua c'è Zulzenberg, dove arriva la pista ciclabile. E qua ci sono delle grotte di Krka, vedete? Qua. C'erano due signore dentro che sono quelle che guardano la chiesa, che abbiamo parlato in sloveno, pensavo fosse chiusa. No, qua è il cimitero. Guardate qua. Dicevo, mi hanno fatto due signore che mi hanno parlato. Pensavo che la chiesa fosse chiusa, poi mi sono avvicinato e continuavano a ripetere la stessa cosa. Io chiaramente non capivo, ho detto Italie, turista, Italie, e mi hanno fatto vedere la chiesa. Non so se fosse chiusa, se stavano chiudendo, se bisogna pagare. Io non ho capito. Bel cimitero, devo dire. Molto carino sto cimitero. Adesso torno perché ridendo e scherzando io ci ho messo mezz'ora quasi a venire qua. Quindi tempo che torno a casa sono stato fuori un'ora e altro che mangiare. Dovevo mangiare adesso, probabilmente starò mangiando. Arriverò un bel tombino, ma va bene così, dai. Oggi voglio approfondire un po', ma non troppo, la cultura slovena tramite arte, musica e letteratura, perché è una parte importante per capire i paesi in cui vai a finire. La Slovenia, pur essendo stata a lungo influenzata dall'Italia e dall'Austria, ha sviluppato una forte identità nazionale. Partiamo dall'arte, dove in realtà pittori o comunque artisti degni di nota di fama mondiale non ce ne sono. Il movimento artistico principale è stato l'impressionismo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo. Artisti come Ivana Kobilica, pittrice di ritratti e scene di genere, e Yuri Subic sono figure di spicco, ma non conosciute all'estero, che hanno saputo rappresentare il paesaggio sloveno con colori vivaci. Ben più nota è invece l'architettura slovena, che è un mix tra barocco e art nouveau. Josep Plečnik è uno degli architetti più famosi della storia e ha avuto su Lubiana la stessa influenza che hanno avuto Brunelleschi e Salvador Dalì su Firenze e Barcellona. Dopo aver lavorato a Vienna e Praga, Plečnik rimodellò gran parte del centro di Lubiana, dandole un'estetica simil neoclassica. Opere chiave includono il triplice ponte Tromostvoj,
la Biblioteca Nazionale e il Mercato Coperto di Lubiana. Mats Fabiani fu un'altra figura cruciale dell'Art Nouveau slovena, noto per il suo lavoro nell'impero austro-ungarico e per aver ricostruito il villaggio di Stangel nel Carso. La Slovenia è anche riconoscibile per la sua caratteristica struttura in legno chiamata kozolek, o in italiano pagliaio, che è tipica del paesaggio agricolo e solitamente viene usata per impilare la legna. Passiamo invece alla musica, un elemento centrale dell'identità slovena. Il genere più noto a livello mondiale è la polka alpina o folk, chiamata anche musica Oberkrainer. Il gruppo più celebre è quello dei fratelli Avsnik, Brata Avsnik in sloveno, che ha diffuso la musica popolare slovena in tutta Europa, soprattutto nei paesi a maggioranza tedesca come lingua. Per la musica classica, l'orchestra filarmonica slovena, fondata nel 1701, è una delle più antiche e prestigiose del mondo. Inoltre, il noto compositore e violinista Giuseppe Tartini è originario di Pirano, anche se all'epoca era sotto Venezia. Negli anni '80 il gruppo musicale Laibach ha guadagnato notorietà internazionale con la sua musica industriale e le sue provocazioni che giocano con i simboli totalitari. Infine passiamo alla letteratura slovena, che ha giocato un ruolo cruciale nella conservazione e nello sviluppo della lingua, vista l'assenza di uno Stato almeno fino al 91. La giornata della cultura slovena è l'unica festa nazionale al mondo dedicata a un poeta. Il primo libro stampato in sloveno, che era il titolo in latino, cioè Catechismus e Abecedarium, risale al 1550, scritto dal riformatore protestante Primoz Trubar. Franz Prešeren è invece il poeta nazionale sloveno, uno dei più importanti della storia dell'Europa centrale, figura di spicco del romanticismo. La sua poesia Zdravlika, un brindisi in italiano, è l'inno nazionale sloveno ed è anche la festa nazionale dedicata a Franz Prešeren. Ivan Cankar è considerato il più grande drammaturgo sloveno. La sua opera principale è Hlapci, i servi in italiano. Vladimir Bartol è invece l'autore del romanzo Alamut del 38, un'opera filosofica e storica di fama mondiale. Infine, l'autore triestino Boris Pahor è internazionalmente noto per Necropoli, un'opera sulla sua esperienza nei campi di concentramento nazisti, che affronta i temi dell'identità slovena sotto i totalitarismi. Ci tenevo a vedere sto paese perché si passano tutti i giorni con la macchina, non li ho mai visto. Sono tutti molto carini qua, perché secondo me i turisti ne vedono 2 o 3 all'anno. Infatti tutti quelli che passavano in macchina, capivano che ero straniero perché avevo la macchina fotografica, mi salutavano e niente. Ah, quando i cavalli. Ok ragazzi, stasera questo è, io vi do appuntamento a domani, l'ultimo giorno completo di vacanza, che per voi lo vedrete mercoledì ore 19:30. Ciao a tutti da Bloggia, io vado nel mio mega resort sporco di 5.000 stelle a mangiare cena.